Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di maggio 2024. Ok, abbiamo la carta dell'appeso, ragazzi. Quando c'è la carta dell'appeso è perché potrebbe essere un periodo, ehm, diciamo un po' rallentato, ma la cosa positiva è che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. È una carta generalmente che invita all'accettazione di una situazione o di una relazione, magari. Potrebbe anche essere accettare una persona così com'è. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link agli oroscopi del 2024 e ai corsi gratuiti che sono presenti sul canale. Queste sono letture generiche, quindi possono riguardare il lavoro, la famiglia, qualsiasi cosa. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi ad adattare la lettura alla vostra realtà. Nello specifico le letture di single, coppie e amore e affetti usciranno prossimamente, quindi se non volete perdervi le prossime uscite vi invito a iscrivervi al canale. Bene. Ok ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia per la prima parte di maggio, con tutti i cambi che ci sono stati nel cielo di aprile. Abbiamo un 4 di bastoni, un 9 di coppe, un 3 di spade. Regina di spade, la forza, quattro di denari e 4 di spade. Tanti 4. Devo dire che si parte con una bella energia, perché un 4 di bastoni mi potrebbe rappresentare un nuovo tipo di accordo, un nuovo tipo di contratto, un nuovo tipo di stabilità che con questo 9 di coppe, devo dire, vi dà parecchia soddisfazione personale. Cioè, la prima settimana di maggio, ragazzi, la sento positiva. Vi dico, potrebbero essere nuovi accordi, per qualcuno si tratta anche di una convivenza o di questioni legate alla casa, però comunque tutto sommato con questo 9 di coppe devo dire che ci sarà un certo appagamento, una certa abbondanza. Arriviamo al 3 di spade e alla regina di spade. Ecco, io credo che qui ci sia come... Allora, può essere uno spirito di sacrificio, a cui non volete arrendervi, mi viene da dire, oppure, perché la regina di spade potrebbe anche rappresentare una persona se non fosse un'energia. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio. Però devo dire che qui è un po' come il ok, bisogna, diciamo, regolarizzare un po' il tutto. Tre di spade è come se mi parlassi di una sorta di sofferenza che c'è ancora nel vostro cuore. In effetti è un 9 di coppe, non è proprio un 10. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 4 di bastoni, è un 3 di coppe e un cavaliere di pentacoli. Qui potrebbe essere una storia romantica come anche una collaborazione lavorativa, ragazzi. Andiamo a vedere il 9 di coppe, anche una situazione di amicizia, perché no? 8 di bastoni per il 9 di coppe,
e fante di coppe. Allora, devo dire che questo cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare, come vi dicevo, un amico, un'amica, per qualcuno anche un parente laterale, quindi fratelli o cugini, piuttosto che una persona di tipo romantico. Vi dico, qui potrebbe arrivare una di quelle offerte, una di quelle comunicazioni che veramente appaga il cuore, che veramente vi dà come quel senso di soddisfazione personale. Però vedendo, adesso poi andiamo a spiegare, ma vedendo questo 3 di spade, di cui ho come la sensazione che potrebbe non essere tutto oro quello che luccica. Abbiamo un 6 di spade e un diavolo. Allora, se fosse una situazione tra fratelli, qui ci potrebbe essere qualcuno che vi dice, ehm, tipo, non ti preoccupare di quella situazione, ci penso io, o cose per lo stile. Se fosse un partner, ragazzi, io qui ho la sensazione che come se vi dicessero delle cose che vi condizionano, che vi stringono, in un certo senso che vi fanno anche soffrire. Considerato che però c'è un 6 di spade, qui abbiamo la regina di spade, potrebbero essere semplicemente delle strutture mentali che voi avete acquisito e che vi condizionano, che non vi fanno vivere questo 9 di coppe a pieno. Andiamo a vedere la regina. Fante di pentacoli e 6 di coppe. Non lo so, ragazzi, come la sensazione che qualcuno qui abbia paura di non essere all'altezza di una situazione per qualche cosa che gli hanno detto durante tutta la fase dell'infanzia e della crescita. Vedendo queste quattro carte qui, 6, 4 più 2, c'è qualcosa che pesa dell'infanzia. Il 6 di spade è la carta delle credenze limitanti, è la carta del lasciate indietro quelle che sono, diciamo, tutto quello che avete creduto su di voi o sull'amore anche o sull'altro fino ad adesso, perché da un lato vi sta condizionando e vi sta facendo soffrire. Qui con la regina di spade è un po' come se fosse un consiglio a fare chiarezza mentale. È come un riscavate indietro tutto quello che, diciamo, il vostro modo di valutare una relazione, questa relazione in particolare o questa situazione, perché è come se ci fosse qualche cosa che non state prendendo in considerazione. Ed è un qualche cosa che non prendete in considerazione perché a causa di queste credenze limitanti lo date un po' per scontato. Andiamo a vedere la forza. Regina di pentacoli e 7 di bastoni. Allora, qui devo dire che è come se prendeste in mano le redini della situazione, perché tra la regina di denari, che è una di quelle regine che, diciamo così, si occupa di tutto quello che è la parte concreta, la parte materiale, la parte fisica delle cose, delle situazioni, qui abbiamo anche un 7 di bastoni che è la carta di qualcuno che lotta per difendere quello che ha, lotta per quello che è suo, lotta per quello che vuole, e con la carta della forza mi dice che ci metterete tutta la forza di volontà. C'è anche un bel 4 di pentacoli girato al contrario, quindi qualcosa mi dice che vi staccherete da, adesso andiamo a vedere che cosa, cavaliere di coppe, appeso, 3 di spade, eccolo qua, e 5 di coppe. Vi staccherete da queste promesse che probabilmente potrebbe farvi questo fante di coppe a inizio maggio. Comincerete a staccarvi da questo 3 di spade, qui ce l'avete 2 volte. Ho come l'idea che inizierete a lasciar perdere tutta quella tristezza, quei pensieri un po', diciamo, tossici che potreste aver avuto fino ad adesso. È un po' come se, ok, facciamo chiarezza mentale. Ah, tra l'altro, la regina di spade potrebbe anche rappresentare una guida esterna che voi andrete a conoscere e che vi farà
diciamo, capire quello che prima non capivate. Da lì arriva questo nuovo momento, questa nuova voglia di andare avanti. Andiamo a vedere il 4 di spade. Re di pentacoli, 5 di bastoni e 6 di pentacoli. Devo dire che avete 6, 6 e 6. Qua avete 4, 4 e 4. Allora, il 4 di spade, ragazzi, è una carta che vi invita a prendervi un momento per rigenerare le forze, per ricaricarvi. È una carta che realmente parla di curare l'anima e siccome qua avete due volte il 3 di spade, è come se vi invitassero a cercare proprio una guida. Qui il Re di Pentacoli potrebbe essere visto come una guida. Vi dico, se avete ancora i nonni o comunque se c'è qualche figura molto anziana vicino a voi, professionale o non, è la persona giusta alla quale rivolgersi per avere questo input. E per qualcuno potrebbe arrivare qualche tipo di aiuto finanziario durante il mese, diciamo a metà mese. Se aveste bisogno di qualche aiuto pratico tra la regina di denari e il re di denari, avrete questo aiuto pratico, ragazzi. Proprio come la sensazione che dovrete staccarvi da qualche favola, ragazzi. Mi viene da dire favola perché c'è anche 6 di coppe. Qui non vorrei che iniziasse una relazione, e vi dico, c'è anche un 3 di coppe, quindi potrebbe essere una relazione a 3 che apparentemente vi rende felici all'inizio di maggio perché vi fanno delle proposte, vi dicono delle cose che scaldano il cuore, però poi alla fine queste cose come un po' se non arrivassero e qui vedo un po' voi che vi staccate da tutte queste idee, da tutte queste favole, queste premesse, queste credenze. È un po' come dire, ok, mi hai detto questo fino ad adesso, però se io vedo le cose da un altro punto da un altro punto di vista, mi hai sempre solo parlato, però a livello concreto, qua siete voi e non l'altro che prende in mano la situazione. Andiamo a vedere con Osho che consiglio vogliono darvi. Oltre le illusioni, e qui ci vedo anche un po' questo 6 di coppe, vi dico ragazzi, 6 di coppe è una carta che parla dell'amore romantico, quello che si vive in adolescenza, che fa battere forte il cuore, che ha le farfalle nello stomaco, ma che è platonico. Quindi è l'idea dell'amore che quando si è in adolescenza ci si fa. E questa carta è la carta del giudizio, un po' come se vi dicessero risvegliati da quelle che sono le illusioni, i racconti, i bla bla degli altri. E qui abbiamo momento per momento, che è una carta molto congrua, nel senso che cercate di non vivere troppo nel futuro, magari, perché potrebbe creare comunque disillusione, se non rispecchia le vostre aspettative, ma godetevi appunto momento per momento la vita quotidiana, cioè vivete nel qui e ora, fate un passo al giorno e semplicemente anche godetevi un po' il flusso, godetevi il viaggio, ecco, però quello che vi vuole dire questa carta è di andarci con calma, di fare un passo al giorno. Va bene ragazzi, andiamo ancora a vedere che olio essenziale può aiutarvi questo mese. Ok, abbiamo il timo che promuove il perdono e favorisce, offre il rilascio e si può assumere in 4 modi, quindi sia attraverso, diciamo, l'inalazione, sia attraverso l'applicazione cutanea dell'olio, ingerendo le capsule oppure in cucina. Quindi fatevi, come dire, un decotto se volete anche di timo e potete anche, se non avete l'olio essenziale, ipotesi, per metterlo nel diffusore, nel bruciessenze, potete anche fare una sorta di decotto e poi inalare il profumo. Bene, cari amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti.
Se per caso volete sostenere il canale potete iscrivervi, condividere o aspettate, me ne manca una. Potete iscrivervi, commentare o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale. È il prezzo di una pizza, ragazzi. Bene, io vi ringrazio di essere qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!